Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi vi parlerò della potatura dell'olivo. La potatura dell'olivo è un'arte complessa con millenni di tradizione, quindi oggi in questo breve video vi darò alcune basi attorno a cui muovervi e continuare ad imparare. Cominciamo con una piccola introduzione. Prima di tutto la sicurezza, ragazzi, la sicurezza. Occhiali. Gli occhiali perché? Perché non c'è niente di più rognoso e antipatico che prendere una puntina di foglia d'olivo nell'occhio. Peggio ancora se per caso vi cade una frasca proprio nell'occhio quando l'avete tagliata. Seconda cosa, guanti da lavoro. Importante, lavoreremo con attrezzi da taglio, quindi le mani devono essere protette. In caso poi andiamo a fare potature di riforma, quindi se andiamo a tagliare rami di un certo diametro, ci può stare anche il caschetto. In questo caso no, perché facciamo una potatura media. Poi gli attrezzi che useremo saranno appunto attrezzi da taglio, quindi le forbici. Mi raccomando, quando le mettete in tasca sempre chiuse, perché in caso voi inciampiate o cadiate, la forbice deve essere chiusa in tasca con la lama preferibilmente verso il basso. Secondo attrezzo che useremo, seghetto, quando lavorate aperto, quando non lavorate chiuso e in tasca. Visto che le statistiche ci dicono che l'infortunio più frequente in agricoltura in Toscana è la caduta dalla scala, noi la scala semplicemente non la usiamo più per gli olivi. Usiamo seghetti tipo questo con l'asta, guardate qua, ne trovate in commercio di tantissimi tipi, che ci permettono di tagliare sulla parte superiore dell'olivo senza l'utilizzo della scala. Andiamo a vedere il periodo di potatura. Quando è che si pota? Si dice da gennaio a maggio, quindi alla fioritura, dove per esempio io qui in Toscana non mi sognerei di potare a gennaio, perché con i ritorni di freddo che fanno metterei a rischio la mia pianta. In genere qui in Toscana si pota da marzo alla fioritura, fino alla fioritura. Ok, questo più o meno è il periodo di riferimento da queste parti. Adesso siamo proprio nelle ultime settimane in cui è possibile potare, perché vi faccio vedere questo rametto. Come vedete abbiamo i mignoli, che sono gli abbozzi fiorali che stanno crescendo. Qualcuno si ferma anche prima, giustamente, saremo già quasi volendo in ritardo, i fiori ancora non ci sono, possiamo procedere a potare gli ultimi olivi. Adesso andiamo a vedere, prima di cominciare a potare, come si esegue un taglio. Questo non va bene, stiamo lasciando troppo. Questo invece è corretto. Lasciamo il giusto spazio, giusto per cicatrizzare. Andiamo a vedere invece, questo non va bene, stiamo lasciando troppa superficie scoperta nella ferita. Un'altra cosa strettamente connessa alla potatura è il trattamento con il rame, il primo trattamento dell'anno che facciamo. Una volta che abbiamo potato è il momento corretto per dare il rame, perché va a disinfettare le ferite che abbiamo fatto. Quindi finite di potare e fate la prima passata con il rame. Sempre riguardo le malattie e le connessioni con la potatura, i vostri attrezzi vanno disinfettati. Addirittura se avete la rogna è un batterio che attacca i nostri olivi, è lo Pseudomonas savastanoi, che tipicamente si diffonde con gli attrezzi a taglio. Quindi addirittura se ne avete tanta nel vostro oliveto, evitate di passare con la stessa forbice da un albero all'altro senza averla disinfettata. Naturalmente anche il seghetto. Ultima parte della nostra introduzione, ha anche qualcosa anche di filosofico questa parte. Noi siamo abituati con la nostra mentalità a chiederci cosa taglio, invece la forma corretta di approcciarsi alla pianta è chiedersi cosa lascio, e chiedendoci cosa lascio, l'operazione che facciamo è guardare la pianta e immaginarcela già potata. In questa maniera ci disegniamo in mente l'olivo già potato, già finito. Facendo così ci rimane chiaro cos'è che va tolto, perché se io so prima cosa lascio, tutto il resto lo tolgo semplicemente. Bene, detto questo partiamo, mettiamo gli occhiali, mettiamoci i guanti e all'opera. Allora sembrerà strano, ma per agire partiamo dalle parole. Il nome della forma di allevamento che andiamo a fare nel nostro olivo si chiama vaso policonico. Nelle parole, come dico spesso ai ragazzi delle scuole, c'è tutto. Vaso cosa vuol dire? Che deve essere vuoto.
per poter contenere cosa? La luce. Quindi la prima cosa che faremo sarà svuotare all'interno il nostro vaso, togliendo i succhioni che saranno cresciuti sul dorso delle branche principali. Inoltre il vaso deve essere ben appoggiato a terra, non ci deve essere confusione sotto, quindi andremo a pulire la parte basale della pianta. Andremo dopo a vedere come creiamo i nostri coni. Si chiama vaso policonico, quindi vuol dire che avremo più coni. Intanto andiamo subito a svuotarlo. Allora, vi ho portato con me dentro l'olivo in modo che riusciamo a vedere proprio da vicino. Vedete che questo vaso è pienissimo, è proprio pieno sto vaso, è pieno di polloni, di succhioni, tutto quanto. Tutta questa roba deve essere tolta, ok? Il vaso dovrà rimanere vuoto. Abbiamo tolto alcuni rami che rientravano verso l'interno, quindi chi rientra verso l'interno, chi va verso l'alto lo togliamo. Invece chi va verso l'esterno, che sono i rami che andranno a produrre le nostre olive, li lasciamo. Molto bene, adesso andiamo a fare la seconda parte della nostra potatura, ovvero andiamo a fare la punta. Ricordate il nome? È vaso policonico, quindi il vaso l'abbiamo svuotato. Ora dobbiamo andare a creare i nostri coni. Sopra vogliamo poche frasche, perché non vogliamo far fatica ad andare a raccogliere lassù. Ne vogliamo di più sotto, c'è anche una ragione legata alla luce, ovvero se è un cono, tutta la superficie riceverà la luce. Se il cono è rovesciato, sotto la luce non arriverà solo sopra e l'olivo tende a svuotarsi poi. Quindi scegliamo un asse principale e poi andiamo a decrescere via via che scendiamo. Il ramo grosso deve essere la branca principale e poi tante frasche, il più fini possibili come diametro, che vanno ad aumentare in volume via via che scendiamo. Eccoci qua, come vedete l'olivo ha più punte, questo olivo ha più punte, ne dovrà rimanere solo una. Per esempio in questo caso io sceglierò la più piccola di queste tre, lascerò questa. Queste due le taglierò, hanno troppa forza, tendono ad andare molto verso l'alto, quindi dobbiamo lasciare una direttrice sola e lasciamo il ramo più fine. In questo caso io andrò a tagliare qui e lascerò questa piccola frasca che va su in questo senso come direttrice principale, poi lo vedremo bene una volta eseguito il taglio. Vediamo la terza branca, anche qui la situazione è abbastanza buona, tuttavia abbiamo tre che vogliono comandare, andremo a lasciarne uno solo. Ok, pronti all'azione, andiamo a fare i nostri coni. Andiamo a commentare velocemente quanto abbiamo fatto. Vi ho fatto una punta proprio come la facevano i vecchi contadini toscani, che lasciavano una frascuccina in maniera quasi maniacale. È un po' difficile farla con il seghetto con l'asta e anche un po' rischiosetto, vedete che il taglio non è proprio netto. Io l'ho fatta stavolta giusto per farvela vedere. In genere io faccio e consiglio di fare in questa modalità una frasca che può tranquillamente rimanere intera e completa, bella integra. Eccola qua. La prossima fase della nostra potatura continua a riguardare la formazione del cono. Ora, se noi vediamo questa branca, notiamo subito che non abbiamo un cono, ma da questa parte sulla sinistra abbiamo diverse branche che vanno a coprire quelle sotto. Quindi se noi vogliamo fare un bel cono dovremo eliminare tutta quella parte. Andiamo a vedere come facciamo. Ecco fatto, vi faccio notare che questa pianta, non essendo potata da un paio d'anni, richiede un intervento diciamo un po' di tipo medio. Non sto facendo proprio una potatura di riforma che prevede l'asporto del 50% della chioma, ma siamo abbastanza vicini. È una potatura media, quindi che richiede dal 30 al 40% di esportazione della chioma. Una potatura di mantenimento asporta il 20%, quindi qui non è sicuramente di mantenimento, un po' di più. Comunque rimaniamo con tutto il nostro impianto delle branche principali ancora produttivo. Andiamo ora a gestire la parte bassa della chioma. Abbiamo fatto il nostro cono e sotto abbiamo davvero un po' di confusione. Guardiamo la nostra pianta da lontano, come vedete in alto abbiamo una bella chiarezza di intenti, invece sotto c'è un po' una foresta. Dovremo fare in modo che anche sotto si veda l'aria
I vecchi contadini dicevano: se lancio il cappello in mezzo all'olivo ci deve passare attraverso. Ora forse era un po' esagerato, ma dava l'idea del fatto che si deve poter vedere dall'altra parte dell'olivo, si deve poter vedere l'aria. Quindi andiamo insieme a fare questo taglio e diciamo grazie a questo rametto perché mi permette di spiegarvi davvero bene il taglio di ritorno. Come vedete, negli anni si sono create delle cascatelle di frasche, di rami. I vecchi contadini dicevano: andiamo a sculacciare, ovvero andiamo a togliere la parte dietro, che negli animali è il sedere giustamente, e loro sculacciavano in questo modo, ovvero facevano il taglio di ritorno. Ecco qua. Come potete notare, la parte più interna in genere è più secca, senza andare a fare doppioni, quindi io taglierei anche questo. In questo modo abbiamo la nostra cascatella e negli anni creeremo una sorta di nuvoletta, come spiego ai ragazzi delle scuole, perché negli anni si crea questa situazione. Se qui vedete, questo è stato un taglio, questo è stato il taglio che abbiamo fatto quest'anno, l'anno prossimo andremo a tagliare qui e creeremo la nostra nuvoletta di frasche d'oliva. Vediamone un'altra, perché questo concetto è davvero importante. Stiamo partendo dalla branca, a un certo punto è stato fatto un taglio qui, a un certo punto un altro taglio, a un certo punto toccherà a noi andare a tornare un pochettino indietro. Come vedete abbiamo la parte che andremo a togliere adesso, che ha già prodotto, andiamo a tagliare e ricreiamo questo andamento a cascatella. Andiamo di nuovo in time lapse e vi faccio vedere cosa succede alla chioma, seguitelo bene. Ecco fatto, adesso andiamo a vederci, a dare l'occhiata finale alla nostra pianta, ci facciamo un bel giro, guardiamo se abbiamo dimenticato qualcosa e facciamo le considerazioni finali. Come vedete, rispetto a prima c'è una bella differenza. Adesso possiamo vedere l'aria attraverso la pianta, possiamo vedere dall'altra parte. Comunque ci sono tante frasche ancora che potranno produrre. Qui abbiamo una bella direttrice sulla pianta che va a scendere, quindi abbiamo la forma di un cono. Anche da questa parte abbiamo la forma di un cono. Anche qui questa frasca sarebbe stata da schiarire ancora un po', ma ho voluto lasciarla per quest'anno in modo da non squilibrare troppo la pianta. L'anno prossimo andremo a togliere un po'. Anche la terza branca, che è quella che più rispetta la forma del cono, come vedete, è abbastanza equilibrata. Anche se non rispettiamo il canone esatto del taglio di ritorno, dove c'è del secco è bene toglierlo. Guardate anche come siamo riusciti a rispettare il fatto che la branca principale sia consistente e le branchette secondarie abbiano poco legno. Così abbiamo creato il nostro cono e abbiamo alleggerito la pianta. Attenzione, perché è facile lasciarsi prendere la mano. Una volta finito si rifà il giro e si continuerebbe a tagliare, a fare tagli di ritorno, tagli di ritorno. Il rischio è di spogliare troppo la pianta, lasciandola in condizioni di dover ripristinare oltre il 50% della chioma. In questo caso io ho fatto parecchi tagli, la pianta non era potata da 2 anni, per cui mi fermo qui. Ci rifacciamo il giro attorno a questa pianta e vi faccio una ripresa veloce su questa pianta e su una vicina che non è stata potata, così vedete bene la differenza. Ed ecco una pianta che è ancora da potare. Ricordate quello che vi ho detto prima, il vaso è ancora pieno, vedete? I coni non ci sono, abbiamo un bel ombrello qui che copre tutto quello che c'è sotto. C'è una gran confusione, non passa aria, pertanto ecco il senso del lavoro che abbiamo fatto. Torniamo dalla nostra bambina bella potata, bella pulita e bella fresca. Voilà! Benissimo, ho alle spalle la piantina potata di fresco, andiamo a riassumere quello che abbiamo fatto. Il periodo di potatura è la primavera, prima della fioritura. I tagli devono lasciare un margine per poter cicatrizzare. Disinfettate gli attrezzi, soprattutto se avete la rogna nel vostro oliveto. Se possibile facciamo una bella passata di rame dopo la potatura. Mi raccomando la sicurezza, guanti, occhiali e seghetto telescopico, niente scale. Prima di partire a tagliare chiedetevi cosa lascio, immaginate la forma del vostro olivo. E quando passerete all'azione, primo passaggio, svuotiamo il vaso e puliamo sotto. Secondo passaggio, facciamo la punta al nostro cono. Terzo passaggio, andiamo a togliere le doppie ramificazioni e le frasche che vi coprono la parte sottostante dell'olivo. Quarto passaggio, i tagli di ritorno oppure sculacciare, come dicevano i contadini toscani. E infine occhiata finale e rifinitura. Ovviamente la potatura è un'arte complessa e ha le sue varie tradizioni da regione a regione. Ho cercato di darvi i punti principali, poi voi potrete adattarli e approfondire anche attraverso orto da coltivare.
Per oggi è tutto dall'orto. Se vi sono rimaste domande fatele pure nei commenti e ci sentiamo presto. Un saluto e buone coltivazioni. Se avete dubbi o consigli potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.